ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come stiamo andando? Come stiamo andando con le pratiche? Grazie, infinitamente grazie. Mi sono arrivate certe mail dopo aver fatto la pratica della porta luminosa tra conscio e inconscio, di sogni rivelatori. Cioè, io non so, dovrei fare una giornata a leggervi tutte le testimonianze, ma sto tra le pratiche mie, lo yoga sciamanico, nuove pratiche creative che associo anche con i tarocchi, sto facendo cose bellissime, il lavoro per il canale con quello che mi prefiggo di fare piano piano devo trovare anche il tempo per quello, quindi anche per le consulenze, ragazze mie, io non ne sto facendo proprio in questi giorni perché ho un surplus sia di energia nel mettere in pratica le mie nuove competenze e conoscenze per poi arrivare alle mie, no? Alle mie perfezioni in quello, e sia tutto il lavoro per il canale. Quindi io lo so, io lo so di cosa c'è bisogno, perché sono in contatto diretto con la parte più profonda di me, che insieme a tutte voi abbiamo creato una famiglia meravigliosa, che nello yoga sciamanico si chiama il Sangha, cioè la famiglia di meditazione. Noi siamo una famiglia di gioco, di bellezza, a cui appellarsi ogni qualvolta ci si sente un po' persi, un po' smarriti, a cui appellarsi per prendere forza, determinazione, forza e gioia pura, perché l'obiettivo è che tutto in te sia gioia. Questa è la tua meta e io sto qua a servire questo obiettivo, ed è qualcosa di meraviglioso. Quelle sono solo alcune delle pratiche, quelle che vi ho messo nella prima puntata della playlist, lo yoga sciamanico, è soltanto una delle tante, no, che faccio. Piano piano anche lì vi svelerò tutto, ma fissando l'attenzione su quelle iniziali pratiche, come avete visto, come mi state scrivendo, succedono cose inimmaginabili. Entrate sempre più in risonanza con la parte invisibile, che è laddove si fanno i giochi. E quindi grazie, io vi darò tutto, come sempre, tutto, quello che so, quello che sono, perché sono un canale, non a caso che siamo un canale, al servizio della consapevolezza, del risveglio e della gioia. Quindi volevo fare un video sulla luna nuova del 28 febbraio, perché la luna nuova sono i semi, no? I semi. E abbiamo fatto tutti i segni zodiacali per il mese di marzo 2025 con le pratiche annesse a ogni segno zodiacale per farvi sempre di più allineare alla frequenza della gioia. Alla frequenza della gioia. La gioia è uno stato che l'anima ha già. Cioè devi soltanto focalizzare con l'attenzione cosciente la tua mente su quello stato di gioia. Ecco, quello che noi impariamo è che dobbiamo focalizzarci tutti i giorni sullo stato di gioia. Cos'è lo stato di gioia? Non è esaltazione. La gioia è lo stato dell'essere già che si incarna sulla terra per il semplice fatto di essere incarnato. E quindi è talmente semplice la cosa che noi con una mente così articolata, arzigogolata che abbiamo, che si è sviluppata nel corso dei secoli, la perdiamo questa cosa. Come dice il Buddha, tu sei già il Buddha, devi solo comprenderlo, togliendo i veli dell'illusione, i veli del samsara, i veli dell'illusione di Maya. Ok, quindi le pratiche lì descritte per ogni vostro segno zodiacale, un bellissimo momento per iniziare. Molti di voi hanno già iniziato, lo so perché me l'avete scritto. Anch'io mi anticipavo i compiti a scuola, infatti mi ritiravo il 1° maggio perché mi anticipavo i compiti. E sai, durante l'adolescenza non te ne frega la mazza della scuola, fondamentalmente. Cioè io ero brava a scuola, ma perché studiavo? Perché dovevo studiare per forza, perché avevo il Führer fuori la porta. Mia madre insegna italiano e storia, quindi il Führer fuori la porta, che o studi, cioè non c'è scampo. Quindi andavo bene a scuola perché era questione di vita o di morte, non era questione di che bello studiare a scuola, no, era questione di sopravvivenza, diciamo, ecco. Quindi poi quando finisci la scuola, quando poi ho finito anche, lo sapete che mi sono laureata in scienze politiche, la vecchia laurea, cioè quando proprio avevo
Io ho fatto scienze politiche, studi, studi internazionali, relazioni internazionali, studi sulla pace, la democratizzazione e la risoluzione dei conflitti. Cioè, la laurea, quelle vere, cioè quelle vere, non che mo siano finte. Però quando si andava, quando internet non c'era ancora, era limitato, cioè devi andare a lezione, devi stare là, cioè così, a mangiare... Che cose proprio tremende, bellissime. Quindi ho fatto questa laurea in scienze politiche, non si sa perché. Non c'è una ragione, non c'è una ragione, è bellissimo, proprio per questo dovevo farla, perché non c'è una ragione. Perché vi stavo dicendo questo? Ah sì, perché quando finisci le cose che devi fare per forza secondo i condizionamenti avuti finché la necessità del karma che ti spinge a fare le cose per forza perché non riesci a ribellarti alle tue stesse resistenze che possono essere, si palesano all'esterno con le resistenze con i tuoi genitori, le resistenze contro le aspettative dei genitori, sono tutte tue resistenze interne, i genitori sono un'immagine che la tua anima proietta. Ok, quando finisci quelle resistenze e inizi a studiare o inizi a fare le cose che ti piacciono, cioè, ma là non ci si ritira a maggio, là non si vede l'ora di continuare anche i corsi supplementari, ok? Vabbè, fatta questa premessa, quindi stavo dicendo, molti di voi hanno già iniziato le pratiche. Riascoltatevi più volte il video per capire bene la pratica. Poi, nello yoga sciamanico non c'è una cosa che si fa bene, una cosa fatta bene, una cosa fatta male. Perché lo yoga sciamanico è meditazione in movimento, cioè si medita sul corpo. Non è ginnastica, non è yoga da palestra, con tutto il rispetto per il yoga da palestra, perché anche io ho trovato beneficio quando facevo yoga in palestra, ma è un ascoltare il corpo, non devi sforzarti, non devi sforzarti, devi comprendere e lasciare che il tuo corpo ti parli, quindi non pensate sto facendo bene, sto facendo male, stai facendo bene, nella misura in cui lo stai facendo bene. Ricordate che l'azione, la volontà di perseguire un certo percorso verso la gioia, verso l'adempimento del tuo vero essere, l'azione è già nel Dharma, cioè stai eliminando karma. Diciamolo un po' così in soldoni, non me ne voglia il Buddha o il Cristo. Così. Quindi, grazie per aver scelto la gioia. Vi faccio un applauso. Grazie per aver scelto la gioia, cioè la vostra meta. Allora, quindi abbiamo questa luna nuova che è in pesci, bellissimo, bellissimo. Quindi io adesso non andrò a fare un video dove potete sentire informazioni ovunque sulla luna nuova in pesci. Su internet, su tanti bravi astrologi, ci sono delle informazioni che potete trovare bravissime, da Simon, insomma, che io stimo molto tra l'altro perché è un grande studioso Simon. Saluto Simon. Quindi potete trovare ovunque, no? Noi ci concentriamo sul nostro percorso trascendente, su cosa ci vogliono dire la nostra famiglia animica, per la nostra famiglia animica, per il nostro sangha, ehm, per il nostro metodo trascendente, qual è il messaggio profondo che si cela dietro al bellissimo mutamento emozionale che ci porterà Nettuno, Poseidone. Quindi stiamo andando a seminare nel subconscio. E quindi quello che mi viene a livello simbolico con questa luna nuova, sapete che tutti i pianeti, anche l'allineamento dei pianeti, anche la danza del cielo, ci porta sempre e solo a un unico obiettivo. Che sia la luna in un segno, il sole in un segno, Marte in un altro, c'è un unico obiettivo comune sempre. Che tu riscopra la gioia dell'estasi, dell'essere in un corpo. Quindi, affinché questa è la via, questo è il sentiero. Vediamo dunque oggi, in questo sentiero, cosa dobbiamo comprendere. E vi esorto sempre a comprendere, ad ascoltarmi con il cuore aperto, non con la mente. La mente poi capirà. La mente poi capirà. Il cuore e la conoscenza del cuore è quella che non è comprensibile alla mente.
E noi stiamo unendo questa dualità. Stiamo portando la mente al servizio dei dettami del cuore, la mente al servizio della consapevolezza. Cioè la mente deve servire a fare i conti con la spesa, a guidare la macchina, cioè parliamoci chiaro. La mente deve avere il suo posto. Tutto ciò che esiste è divino, tutto, tutto, perché noi con la mente razionale tendiamo a discriminare ciò che è divino e ciò che è brutto. No, cioè, tutto è divino, tutto quello che esiste. Tutto quello che esiste si chiama nel buddismo il Dharmakaya, tutto ciò che esiste sono già gli insegnamenti del Buddha. Tutto ciò che vivi, questa tovaglietta, queste carte, tu che mi stai guardando, tutto ciò che esiste, tutto ciò che vivi, sono già gli insegnamenti del Buddha. Tutto è già divino. Quindi quello che ti arriva, quello che ti capita, gli eventi che sono enti, entità, spiriti, non sono da intendersi questo è male, questo è bene, questo è brutto, questo è bello, questo è peggio, questo è meglio, ma sono da intendersi come perfetti. Noi non siamo vittime degli eventi, ma siamo vittime del giudizio che diamo agli eventi. Siamo vittime del nostro giudizio, non siamo vittime degli eventi. Quando un evento è forte, quindi quando determina un'emozione forte, le emozioni forti non sono prevedibili, controllabili e governabili dalla mente. E quindi la mente, quando sente emozioni forti, dice che è male. Che sia rabbia, tristezza, ansia, paura, emozioni forti che la mente non può controllare, prevedere e gestire, dice che è male. Quindi tu non sei vittima dell'emozione forte, sei vittima del giudizio della mente sull'emozione. Siamo sempre vittime della mente, non degli eventi. Ecco perché accogliere le emozioni forti, che sia tristezza, che sia rabbia, che sia paura, perché queste sono le emozioni più forti che il sistema ha relegato nell'ombra. Ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 9. Quindi accogliere quelle emozioni, usarle come potenti alleati, cioè accoglierle ti fa diventare l'emozione una tua potente alleata. L'anima si nutre di quell'emozione, si nutre. Quando il vaso è colmo si sposterà su un'altra emozione, non ti farà arrivare più quell'emozione lì di cui si è già nutrita. E tu mi dici, e quanto si deve nutrire l'anima? Già la domanda è sbagliata. Cioè, per quanto si deve nutrire l'anima della dolce tristezza, dolce malinconia, non c'è dato saperlo, perché ognuno ha un karma diverso. Quanto tempo, no? Per quanto si deve nutrire, sono tutte domande della mente che calcola i calcoli. Quindi stiamo uscendo fuori da questa Matrix. Oh, la Matrix è finita, cioè finita un paio di, insomma. E quindi stiamo andando benissimo ed è tutto meraviglioso, meraviglioso. E Mao meraviglia. Allora, luna nuova 28 febbraio. Cosa dobbiamo seminare? Ma già quando fate le pratiche state seminando, no? Qualcuna di voi mi ha chiesto, ma vi ho anche risposto su un video dei segni zodiacali, forse pesce, non mi sto ricordando, per quanto tempo devi fare la pratica? Anche lì, per quanto tempo devi fare quelle pratiche? Sono pratiche che quando vedete, no? Le avete viste, tanto molti di voi già le hanno fatte. Iniziate a farle. Sono velocissime, sono semplici, semplicissime. E più a leggerlo, come si fa? E più a leggerlo che quando poi te lo impari, insomma. Ci vogliono 5 minuti, 10 minuti. Ecco, se ve le fate 5-10 minuti al giorno, vi ritagliate quel pezzo di tempo per voi, per fare quello, sapete che avete fatto la cosa più importante di quella giornata. Perché il fine ultimo di ogni cosa che vi accade, di ogni evento della giornata, è quello di portarvi alla non dualità, alla centratura. Quindi quelle pratiche sono la cosa più importante che voi potete fare durante la giornata. Questa è la verità. Quindi
quando avete del tempo, prendetevi del tempo, 5-10 minuti, prendetevi del tempo la mattina, il pomeriggio, la sera, quando avete, prendete 5 minuti, 10 minuti, cioè 10 minuti. Quando me lo dicevano a me tanti anni fa, ma come rispondevo male io. Ma quando c'ho il tempo, se devo fare quello, devo fare quell'altro, devo fare quell'altro, alibi, alibi, alibi. È la mente che pensa di dover fare quello, di dover fare quell'altro, di fare quell'altro. Perché? Perché vuole distrarti. Ti vuole distrarre dalla cosa più importante che c'è, te stessa, perché vuole avere il suo dominio. E quindi all'inizio magari chi non ha mai fatto pratiche o chi non ha mai fatto meditazione o chi non ha mai fatto attenzione cosciente, meditazione non è soltanto mettersi lì e fare le pratiche, è l'attenzione cosciente a tutto ciò che esiste, guardare tutto come un'esperienza spirituale, senza attribuire significati, ma vivere tutto come un'esperienza spirituale. Tu sei il respiro del divino, vivere tutto come un'esperienza spirituale, quella è meditazione costante. Allora, quando me lo dicevano a me, ecco, che stavo dicendo, trovavo sempre scuse. E finché non ho iniziato a mettermi, ci vuole all'inizio una certa disciplina, ma ve lo dico da 4 anni ormai, una certa intenzionalità. Intenzionalità, perché, come diceva mia nonna, volere e potere. Volontà ti dà il potere, volere e potere. Allora inizia con 1 minuto al giorno. Quel minuto al giorno, ma quanto mi costa quel minuto al giorno? Perché quanto mi costa oltrepassare le mie resistenze. Da lì vedete quanto la vostra mente vi fa, vi tiene sotto scacco. Da lì vedete, da lì lo vedete. Allora ci vuole, dicevo, una certa intenzionalità, ma quelle pratiche che sono la cosa più importante che si possa fare durante l'arco della giornata, iniziano a creare eventi diversi, immagini della vostra vita diverse, relazioni appaganti diverse, scrematura di tutto ciò che non serve, che ti fa portare avanti la mente razionale, pulizia. È una realtà meravigliosa. Io fino a quando non mi sono messa a vivere la mia vita consapevole, con pratiche annesse, con disciplina, eccetera, non ho raggiunto tutto quello che volevo. Non lo raggiungevo. La mia vita di successo è data grazie all'attenzione cosciente quotidiana all'esperienza spirituale. Quindi, questo era giusto un promemoria così, tu stai riprendendo? Sì. Allora, detto questo, andiamo a vedere qual è il messaggio per noi nella nostra sede del 28 febbraio di questa luna nuova in Pesci. Qual è? Allora, iniziamo con l'archetipo. Leggeremo il lato in ombra e il lato in luce. Ok. E sapete che facendo le pratiche, mettendo l'attenzione cosciente su voi stesse ogni giorno, l'archetipo integri la parte opposta dell'archetipo, cioè la parte in luce. Ok. Qual è il messaggio dell'anima del mondo che si individualizza in ognuno di noi, nell'individuazione? Qual è il messaggio per la nostra famiglia, per la nostra comunità? Una, e mettiamo quello della magia. Eka, magia.
Vediamo qual è il messaggio. Dio. C'è Dio con noi. Niente, il video è finito, è concluso, c'è Dio con noi. Dio, 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 c'è Dio. Allora, bellissimo, bellissimo. Dio è tutto ciò che esiste. Abbiamo appena detto nell'intro che tutto è divinità, tutto è divino. Non esiste una cosa brutta, una cosa bella, tutto è divino. Gli insegnamenti, il Dharmakaya sono il corpo degli insegnamenti del Buddha, sono tutto ciò che viviamo. E c'è già in tutto ciò che viviamo l'esperienza che dobbiamo fare per andare verso Dio, cioè per riscoprire quel Dio in noi. Noi siamo già il Buddha, come direbbe il Buddha. Allora, benevolenza e compassione, riconoscimento della forza eterna esistente nel tuo interno e negli altri. Quindi quello a cui andiamo incontro, la forza luminosa, è vedere la forza divina, Dio, sia in te che negli altri e in tutto ciò che esiste. Quindi in questa luna nuova seminiamo i semi di questa nuova consapevolezza e la consapevolezza, le pratiche annesse anche a ogni vostro segno zodiacale vi porterà a questa esperienza pazzesca, trascendente, mistica, perché i mistici sono coloro i quali vinceranno. Ok. L'aspetto in ombra. Dispotismo e crudeltà. Uso del potere per controllare le persone. Quello che abbiamo, cioè voglio dire, non c'è bisogno, voglio dire, di andare molto in là per vedere l'uso del potere per controllare le persone. Voglio dire, ne facciamo esperienza ogni giorno, anzi, noi ci stiamo risvegliando, però qual è il senso? Si è usato il potere per il controllo sulle persone. Noi abbiamo, questo ve lo spiego spesso, una religione, tutti i luoghi hanno una religione. Abbiamo l'aspetto esoterico della religione e l'aspetto esoterico. L'aspetto esoterico con due S è l'aspetto, la religione sociale, quello che possono sapere tutti. La religione volta al potere, che stabilisco cos'è, io governo, io stabilisco cos'è bene, cos'è male secondo la mia religione, stabilisco cos'è bene, cos'è male, quindi se tu fai male, tu vai all'inferno e ti punisco. Quindi stabilisco io, governo cos'è bene e cos'è male, la morale, quindi anche la nostra mente, la matrix, cosa è giusto, cosa è sbagliato, e quindi io stabilisco questo affinché io possa comandare su di te. Poi c'è la vera religione, che è la religione esoterica, e questo è comune a tutte le tradizioni del mondo. La religione esoterica è quella che si avvicina all'animismo, alla religione animista. Noi usiamo quello nello yoga sciamanico. Lo sciamanismo, lo sciamanesimo è la religione animista, quella vicina veramente a che cos'è il divino, allo spirito di ogni cosa. Quindi noi che cosa facciamo? Quali sono i semi di questa nuova consapevolezza del 28 febbraio con questa luna nuova? Ci accorgiamo di come il potere esterno, la religione sociale è una religione che vuole il potere. La religione animista, la religione esoterica, è quella che invece, come lo sciamanesimo, lo sciamanismo, tutte le religioni animiste, vuole la libertà. Quindi la religione sociale vuole il potere sull'individuo. La religione esoterica, la religione animista, vuole la libertà dell'individuo. Quindi è uscire fuori dalla gabbia della morale, della mente. E quindi è questo quello a cui andiamo incontro, grazie anche alle pratiche e alla consapevolezza sciamanica del potere in te. L'oracolo della magia. Il faro, non dubitare del tuo valore. In questa luna nuova avremo la riscoperta di un valore ancestrale in noi che ci porterà ad essere un faro per le coscienze di tutte le persone che ci sono accanto. Essere un faro per le coscienze di tutte le persone che ci sono accanto, perché condurremo le altre persone, ma prima di tutto perché ci siamo condotti a noi stessi, perché non possiamo insegnare niente agli altri se non l'abbiamo appreso noi, cioè non possiamo insegnare agli altri, non possiamo far arrivare qualcuno dove noi non siamo arrivati, mi spiego? E quindi laddove noi siamo arrivati condurremo gli altri.
e soprattutto in questo frangente con questa luna nuova condurremmo gli altri a andare incontro a un sentire profondo, animista, a sentire lo spirito che vive in noi e in ogni cosa che esiste, piuttosto che delegare la responsabilità del potere a qualcuno esterno, che sia il governo, che sia una religione sociale, che sia una... non esiste niente di esterno, sei tu che dai il potere. Quindi condurremo gli altri al riconoscimento di una forza eterna esistente dentro di noi e in ogni cosa che esiste. Saremo un faro per la coscienza di tutte le persone che ci sono intorno, con questa consapevolezza qui. Anche perché le pratiche poi che descritte nei segni zodiacali, le pratiche sciamaniche di respirazione, io ho capito da quando ho iniziato lo yoga sciamanico che non avevo mai respirato. Tant'è che ne parlavo con mio padre qualche settimana fa, ho detto papà, ormai Gianni Sanno, ormai il papà di tutte. Allora, ho parlato con papà e ho detto papà, lo sai che noi non abbiamo mai respirato? Ah no, mi ha detto che no. Cioè io mi accorgo che con le respirazioni unite alle posture ci sono alcune cose che non riuscivo a fare, abbinare respirazioni e posture. E là ho iniziato a sentire veramente il respiro del mio corpo, che è un essere senziente, al di là della mia mente. E mi sono accorta che ogni qualvolta io riuscivo a respirare, secondo un certo tipo di respirazione, che sia Ujjayi Pranayama, che sia vari tipi di respiro, respirazione profonda, respirazione accelerata, ma mi cambia la realtà. E lì ho capito gli insegnamenti dello yoga, della respirazione, del buddismo. Quando inali la realtà scompare, quando esali la realtà appare. Allora una giusta respirazione, inalazione, esalazione ti fa creare una realtà di successo. Ma io come le devo sapere queste cose? Ci sono arrivata. Ci sono arrivata. Noi non sappiamo respirare. E quindi quelle pratiche con la respirazione, con i gesti, ti insegnano a vivere. E vivere che vuol dire? Raggiungere l'obiettivo ultimo e primo dell'essere umano, che è la gioia, che tutto in sia gioia, questa è la tua meta. Noi respiriamo male, non diamo attenzione al respiro, non siamo fermi, siamo in continuazione distratti. Quella lo vedete che è la mente. La mente ti vuole vittima, vittima. E fa parte della mente la religione sociale. Tutto quello che la religione esoterica, tutto ciò che si sa a livello pubblico. Questo è male, questo è bene, questo è giusto, questo è sbagliato, perché se non rispetti questo io ti punisco. Invece la religione animista ti vuole libero, libero per andare incontro alla gioia che sei sempre stato, che hai sempre incarnato e che devi solo togliere i veli dell'illusione della mente che ti vuole rendere schiavo e assoggettato, soggiogato a un potere. Il potere della mente non ha niente a che fare col potere del cuore. Il potere della mente lo perderai. Lo perderai. Il potere dell'ego lo perdi. Non esiste, perché l'ego non esiste. Cioè l'ego è un'apparizione, è un'immagine. Quindi il potere del cuore è il potere che ti permette di realizzare tutto. Tutto. Wow! Ok, adesso tu stai riprendendo? Sì. Adesso ci mettiamo sempre su questo. Dove stanno le carte? Madò, quanti tarocchi poi. Vediamo. Allora, mettiamo queste. Ancora, no, queste voglio. Allora, vediamo un po' con queste. Una carta di ispirazione per questa luna nuova.
la bellezza, la principessa, bellissimo, la realtà sognante, la principessa. Abbiamo chiesto una carta di ispirazione per questa luna nuova. Qua c'è una bellissima principessa che tiene le redini del suo cavallo. Cosa vuol dire? Guarda che immagine bellissima. Vabbè, l'avrei preferita senza redini, cavallo selvaggio. Io amo i cavalli selvaggi, mamma mia, mi fanno impazzire. Allora, cosa vuol dire questa immagine bellissima? Il tuo femminile è strettamente legato alla bellezza. L'istinto animale è ciò che verrà risvegliato in questa luna nuova del 28 febbraio, donandoti la bellezza che hai sempre incarnato. L'istinto animale è quello che è stato represso in questa società, ragazze mie e ragazzi. L'istinto animale è stato represso e frustrato insieme all'istinto bambino, che più o meno sono nel secondo chakra, più o meno, ok. È stato represso perché noi di istinti sono stati occultati, abbiamo i chakra superiori della mente completamente avvolti da una coltre di forme pensiero veramente abominevoli, e quindi il chakra del corpo, dell'istinto, è stato sacrificato in virtù degli dei sociali. Questo è il potere. E quindi grazie a questa luna nuova germoglierà in noi la bellezza dell'istinto risvegliato, come lo chiamerebbe Aurobindo, Sri Aurobindo, il grande maestro orientale. L'istinto risvegliato è l'unico che ti dà la vera bellezza e ognuno di voi ce l'ha. Potremmo dire che anche un po' il dio Pan, no? Il dio Pan è l'istinto, il dio della terra, quindi la bellezza ti viene data dall'istinto risvegliato e questa luna nuova contribuirà, grazie anche al sentiero di consapevolezza che avete intrapreso, nella manifestazione di tale bellezza. E non dubiterai più del tuo valore e gli altri ti seguiranno perché sarai un faro delle coscienze. Wow, bellissimo, ragazze mie, ragazzi, stupendo, non voglio aggiungere altro. Chiudiamo in questa scia poetica. E io vi ringrazio, grazie ragazze mie, ragazzi, un po' di pazienza nel leggere le mail perché siete tantissime e questo è stupendo. Ma sono sola, a parte Gianni Sanna che ogni tanto mi aiuta, papà, quando gli do il permesso, anche Alessio, insomma, però io devo gestire tutto. Ecco, anche qui la mia vergine. Devo gestire tutto e quindi un po' di pazienza perché sono io che rispondo, io che faccio, piano. Quindi, ragazze mie, ragazzi, che tutto intesi a gioia, questa è la tua meta. Io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.